Amici ed amiche, benvenuto a tutti e a tutte. Ovviamente oggi siamo qui per parlare di Euro Truck Simulator 2. Come ben sapete, Euro Truck ovviamente è un gioco di camion e di macchine, bene o male con le mod, eccetera. Ma penso che sapete che a breve uscirà il DLC del bus. Comunque ne ho parlato anche sulla mia sezione community, e ne ho parlato anche sul mio Telegram, che ho fatto un po' di discorsi degli autobus, insomma ne ho parlato un pochino, un po' in generale, e ho deciso quest'oggi di mettermi alla prova per raccontarvi di come la penso io su questo fantastico gioco che a me sorprende sempre, perché come sapete ci sto anche giocando con il volante, il Logitech GG922 23, che ho fatto anche l'unboxing. Se non l'avete visto, mi raccomando, andatelo a vedere, che ovviamente saluto la SCS Software se mai guarderà questo video. Per me Euro Truck, ragazzi, è un gioco che mi ha sempre sorpreso, è un gioco anche che mi sorprenderà sempre di più, lo dico in ogni video, in ogni live, lo dico. Euro Truck a me, ragazzi, ha sempre, diciamo così, stravolto sia la vita da content che la vita privata, perché ci gioco tutti i giorni, quindi a maggior ragione ho deciso anche di farci questo video. Quindi, come avete visto, come potete vedere, anche qui c'è una intro che ovviamente buttiamo l'audio, perché sennò YouTube mi dice: questo sì che non è buono. Che questa qua sembra non buona, sì che non è buona. E allora, come vedete, anche qui stanno parlando degli autobus, ovviamente stanno parlando un po' di cose, stanno facendo anche vedere degli autobus. Io, ragazzi, non vedo l'ora che esca questo fantastico gioco, con questo fantastico DLC, o non lo so. Comunque vi aggiornerò man mano appena saprò delle news, che io, se posso, vi aggiorno, se posso ve lo comunico. Io penso che questo DLC, alcuni di voi magari, con questo futuro patch, alcuni di voi magari non saranno contenti di avere questo autobus, perché alcuni diranno: è un gioco del camion, non un autobus, potevano fare un gioco di autobus allora. Sì, vero, potevano fare un gioco di un autobus, ma secondo me, ragazzi, vogliono fare un'inventiva, no? Un qualcosa di nuovo, perché sono anche emozionato, ragazzi, a dirvi questo. Vi ricordo ovviamente di lasciare un bel like, iscrivervi, i giochini scontati, campanelline, insomma, tutto quello che vi serve per rimanere aggiornati su questa tematica di video, e se ne volete ancora, mi raccomando, fatemelo sapere. E io penso che comunque stravolgerà questo gioco, questo Euro Truck stravolgerà, perché ovviamente ho visto che anche sarà fatto tutto il motore grafico di nuovo, anche penso per le console, perché adesso io non vi so dire se è uscito, perché non avendo una console, come faccio a dirvelo se è uscito oppure no? Non lo so. Comunque ovviamente questo è il trailer dove presentano il bus, diciamo, futuro, che uscirà ovviamente su PC e console quando uscirà, se uscirà. Per ora diciamo che ci sono rumors che ne parlano molto spesso di questo Euro Truck bus. Io penso che comunque sarà un'inventiva che, come ho detto prima, che travolgerà il gioco veramente in una maniera, diciamo, molto bella, secondo me. Io penso che cambierà tutto, ragazzi. Penso che sarà ancora più bello, perché lì vedo dei cavi, vedo degli altri cavi che portano per far sentire i suoni nel gioco, ovviamente, perché loro hanno dei macchinari apposta, presumo, per far sentire i volumi e tutto quanto. Penso che, come vedete, ci sono anche i microfonini, eccetera. Poi penso che, vediamo se possiamo un po' farlo sentire. C'ho il copyright. Guardate che bel lavoro, che ovviamente questo microfono serio e professionale. Ovviamente gli stanno anche parlando fra di loro, fanno merenda. È l'ora del caffè, è la ora del caffè. Penso che comunque stravolgerà di lunga il tutto, ma qua non si sente l'audio. 2000 years later. Ok, adesso lo sentite. Ovviamente stanno facendo tutti i suoni. Spero che non sia copyright. Anche con tutta la strada della Germania, mi sembra più Germania che Italia.
vederla così. Wow. Cioè a me ragazzi non ho parole. Cioè io non ho parole, raga. Si fanno veramente così. Su questo scende. C'ha un arnese in mano, una cassa di audio. Avendo fatto il DJ in passato, conosco queste cose. Adesso ovviamente faranno delle riprese e tutto per l'interno. Se è così l'autobus, ragazzi. Io ovviamente non so l'inglese, per cui io mi addico ai loro gesti. No, non si toglie neanche la webcam, ma che... I'm Florian. I work at MAN Truck and Bus in product marketing for buses and coaches. I've been here for Coach Bus. 13 years now. 13 years. Yes. That's a long time. And I've introduced Io ragazzi this sono bus to the veramente market a couple of years ago. in ansia per questo, Sicuramente quando uscirà lo porto, raga. What do we have here today? Absolutely. It's the MAN line Absolutely. switch. It's one of our best-selling È buses tedesco questo and comunque. coaches. It's a 12-meter bus. We also Questo è il have, modello, up to i vari 14 modelli meter di with 3 configurazione, axles. presumo. This one is a 12-meter bus and it's by far Ripeto, the non lo most, so, perché non so selling, l'inglese. version of this. It's the optimum between Wow. like, having a small turning circle. Beh ragazzi, se è così come vedete qui in questa foto, io penso che stravolgerà veramente il gioco da zero. Cioè, io penso di sì, Having ragazzi. a very efficient vehicle with 2 axles only, but still being able to carry up to 51 passengers. Dura anche poco As sto you video. know, in the bus business, Li faccio we più have lunghi io. 3 customers. The first customer is like the one that buys the vehicle. The second one is the Tutto qua la driver. webcam, And così the third one vedete. is the passenger inside L'altro the tipo. vehicle. And depending on their expectations, the number of seats can vary also. And 51 is the absolute maximum for this version. If Io you non have a capisco niente toilet, di quello che dicono. then it's 49. But also if you have more Però expectations concerning the fantastico, comfort, and if you leave out one row and extend the seats, then you're with 44 seats. ma se ci And this sono- is also a very common layout. Nice. And when it comes to sono tutti in engines, inglese. what variations do you offer there? Like, Non ce ne sono due. is it different horsepower ratios, or what different engines do you Andiamo se c'è offer? l'italiano. Exactly. We have in the back we have the MAN D26 engine, so that's like the main Bravo workhorse l'italiano. at MAN. And depending on the length, Tutto on the version, portoghese. and on the customer request, we have 3 different power ratings. No, quello l'ho fatto. And it starts with 440 horsepower and goes up to 520 in the 3-axle versions. And I believe this is one of the most powerful coach engines in the industry. Andiamo, sì. Nice. That's nice. No. Can you also spec out the Niente, non different, c'è l'italiano. I don't know, Mannaggia. materials Andiamo bene, proprio bene. when it comes to interior for Andiamo. the seats? Either they are cloth or leather, or can you spec out more things? Yes, this is Così, absolutely part ah. of the magic Ah. when it comes to coaches, and the buyers come here Ok, with their no. families Niente. and go inside of the design studio here at MAN. Non c'è... And they choose the colors. Non they c'è choose l'italiano. the leather, SCS, the fabric. mettete l'italiano, In the past, così it's got faccio più more and more reaction. important to have recycled materials. For example, Io for li the metto i leather sottotitoli, parts. ragazzi, And in tutte le that's lingue. absolutely part of the selling experience si può. when you buy a bus, because you can define so many things that are specifically Anche il coso designed USB and da caricare, produced vabbè. I believe it's kind of Andiamo obvious. un po' because avanti, it's a se no coach qui bus, but ci facciamo something notte. that- Un'altra immagine che sembra Eurotrack, ma penso che sia più una parte della Germania, comunque dell'Inghilterra. Adesso io non ne so bene, ovviamente commentate voi la vostra, ragazzi, ditemi voi se è una parte della Germania o comunque qualsiasi altra cosa, perché io purtroppo non essendo esperto non lo so. incoming, so if there are tourists coming, flying into your Anche destination, se c'è anche dell'animazione questa, ragazzi, se c'è anche questa di animazione, raga, anche se costa 20 euro DLC, ve lo dico, io lo compro. Io pago! E io pago! E io pago!
E io pago! E io pago! E io pago! Into your Assolutamente, designated ragazzi. area, it's awful. Andiamo I see avanti. you are sitting behind the steering Vabbè, wheel. I'm sitting qui in the parlano passenger degli seat. With the autobus. driver's bunk. There are I already said this is the turning assistant on the left and on the Sì, boh, ma parlano dei sensori e tutto. and the you of course I was always for years after Ma that. sicuramente faranno delle altre riprese con il drone che io muto la musica perché ho paura del copyright, anche se dubito che la SCS Software metta qualcosa di musica coperta dal copyright, ma per sicurezza non si sa mai, non si sa mai. Hashtag non si sa mai. Guardate le riprese dall'alto, che questa penso che quando che voi passate sulla terza videocamera di ETS, penso sia quella. Anche fanno le foto nei dettagli, ragazzi, fanno le foto nei dettagli, guardate, con la macchina fotografica per capire lo zoom e tutto. Wow, deve essere qualcosa di particolare. Ma non so se l'editor di questo video riuscirà a fare qualcosa in più a riguardo, ma speriamo, casomai glielo accenno. Comunque, ragazzi, è tantissima roba, è tantissima roba. Adesso ovviamente parliamo anche di un altro DLC, ragazzi, poi concludo il video perché il tempo purtroppo vola. Ovviamente qui parlano anche di una Ford, ragazzi, parlano di una Ford, quindi non so se è macchina, penso di sì a sto punto, mi vado a pensare, per quando tipo facciamo i convogli, che anche qui ovviamente stanno facendo sentire i rumori. La musica, stacca, stacca. Attenzione, è tratto un disturbo, l'output è sospeso. Mo sicuramente l'editor farà qualcosa. Wow, tanta roba, ragazzi, non vedo l'ora che escano questi DLC, queste cose. Sì, qua c'è l'italiano. Non c'è, c'è l'italiano qui. Road Trip, una richiesta di aiuto alla community, in cui chiedevamo alla community di contattarci se avessero avuto uno dei veicoli che stavamo cercando per effettuare delle registrazioni Ok. audio. Marcel ha questa bellissima Ford Crown Victoria P71 Interceptor. Esatto, sì, quindi siamo venuti qui oggi all'IPG Vabbè. per effettuare le registrazioni audio e tu ce l'hai gentilmente prestata. Ma forse potresti raccontarci qualcosa in più sulla macchina? Sì, ovviamente. Ecco, questa è una FCON Victoria Police Interceptor del 2009, La polizia. usata in precedenza nel dipartimento dello sceriffo da qualche parte in California. Non sono del tutto sicuro di dove fosse. È stata importata in Germania circa 2 anni fa e da allora è nella mia posizione. Ha fondamentalmente 272 cavalli, quindi è piuttosto veloce. È anche un po' pesante, ma era un'ex auto della polizia, quindi molto affidabile e sì, la mia auto dei sogni fin dall'infanzia. Raccontami un po' della tua storia con la Police Interceptor. Cosa ti ha spinto a prendere una di queste auto e ad averla qui in Germania? Risale a molto tempo fa, non so quanti anni avessi. Ovviamente ero giovane. Tanto tempo fa, probabilmente era un film con un po' di polizia. Non ricordo bene. Ho visto tante auto della polizia di Los Angeles, Ford Crown Victoria. Ho guardato lo schermo e sono rimasto affascinato. Ero Vabbè, completamente senza quella parole. di GTA. Non riuscivo a staccare gli occhi da quella macchina e me ne sono semplicemente innamorato. Da allora è diventata la mia auto dei sogni e ne ho sempre voluta una. Bella, molto bella. Hai parlato dell'equipaggiamento della polizia. In realtà ha ancora i resti di alcune attrezzature della polizia, giusto? Fondamentalmente è ancora nella parte anteriore. Ha ancora l'altoparlante WAN. In pratica, veniva usato per fermare le auto e farle urlare e tutto il resto. È ancora Vabbè. dentro. Potrebbe essere reinstallato. I cavi sono ancora nell'auto. Quindi, in pratica, potrebbe essere trasformata di nuovo in una volante della polizia. Quindi, potremmo fare un giro intorno all'auto. Puoi raccontarmi un po' della Crown Victoria? Vedo che hai i cerchi originali della Police Interceptor. Sono sempre molto belli. Quelli sono originali così come sono. Voglio dire, li volevo così perché ovviamente è così che la macchina la rende. Lo è quello che ci vuole. E sinceramente, mi piace così com'è. Non la prenderei senza. Non è la stessa cosa con i cerchi in alluminio. Questo le dà davvero quel look, soprattutto con quelli. Devono essere in acciaio. Devono essere in acciaio. Altrimenti, Centri cromati. Sì. Sembra un'altra quella di cosa che GTA probabilmente è comunque. interessante. Forse riesci a vederla. Mi sa Non che c'è metteranno come un anche piccolo questa Sparin macchina, qui raga, fuori. Oh, sì. Fuori a Sparin. Era lì che venivano usate le luci della polizia. Erano come i riflettori che potevi puntare verso le altre persone. E vedo ancora alcune antenne qui dal vecchio. Oh, sì, i cavi e tutto il resto sono ancora dentro. Quindi, potrebbe essere tutto ricollegato. La radio, tutta l'attrezzatura della polizia. E questa probabilmente sarebbe stata un'auto di sorveglianza perché vedo che non ci sono buchi nel tetto. Quindi, Questa era l'auto di sorveglianza del dipartimento dello sceriffo da dove proviene. Era guidata dallo sceriffo e credo che fosse sottosceriffo, se non ricordo male. E sì,
Era proprio così. C'era una linea blu dietro. Ho anche il distintivo della polizia, che è un po' allentato, ma va bene così. Ho anche, invece del distintivo originale, una linea blu sbiadita. Bene, forse ci potremmo sta. dare un'occhiata agli interni. Puoi mostrarmi la console centrale e altri dettagli. Fantastico. Fanno vedere anche gli interni. Wow. Musica. Bene, quindi, ora siamo qui agli interni. Quanti chilometri ha questa macchina? Quindi, ha circa 64, 46.000 miglia. E là. Quindi credo siano circa 10 e qualcosa. 100.000 10.000 chilometri. Ah, 100.000 Quindi ha un chilometri. chilometraggio molto basso, il che non è così comune per quelle auto perché di solito ne hanno di più, molto di più, tipo 200, anche 300, tipo in più. Ma questa ha un chilometraggio molto basso perché era, come ho detto, un'auto del supervisore, quindi non veniva usata molto spesso. E sì, l'ho chiesto perché la prima cosa che ho notato è che i sedili sono in ottime condizioni. Sì. Ma quindi immagino che in origine questa macchina avrebbe avuto tutto il computer portatile proprio qui e probabilmente una specie di separatore tra. So che questa non ne aveva uno perché, come ho detto, era un'auto del supervisore, quindi non era pensata per avere i detenuti dietro, quindi non c'era alcun separatore. È sempre stata così, ma ovviamente aveva il supporto per il computer e la radio e tutto ciò che si usa. Ok, bello. Aveva anche la console in metallo nero per... Come si chiama? Sì, la barra di scorrimento per il... Molto interessante, ragazzi, sta cosa. Non è da sottovalutare e non è per niente facile ricrearla. vecchi rintocchi e tutto ciò che si usa. Ne aveva una dentro, quindi questa è davvero come se stessi cercando una P71. Questa è la migliore che puoi trovare perché non ha buchi dappertutto sul tetto e negli interni e in tutto il resto. Probabilmente è meglio dire. Voglio dire, stanno diventando sempre più rare perché ovviamente non ne vengono più prodotte. Penso che l'ultima sia andata esaurita nel 2011, 1-2. Ci sta, ragazzi, ci sta. Questa era quella che c'era anche in GTA. Io mi sembra di averlo portato con le mod, qualcosa di simile. Comunque, ragazzi, devo dire che la SCS Software è top azienda number one, assolutamente. C'è come dirvi, ragazzi, sono talmente così emozionato da parlarvi di questo DLC che non mi resta altro che dirvi. Se lo volete vedere, cosa dovete fare? Iscrivervi, ovviamente, le campanelline attivarle e i like che sono fondamentali, ragazzi. E detto questo vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Ciao belli, ciao ciao.